Come può la tifoseria più sottovalutata d'Italia essere protagonista di una delle tradizioni più incredibili del nostro campionato? Nel primo episodio di questa serie siamo andati a Manchester raccontando la storia del meno conosciuto FC United, dove persone normali, unite da forti credenze e da un azionariato popolare, hanno creato una delle realtà più magiche d'Europa. Ma in questa seconda puntata non ho avuto bisogno di prendere né treni né aerei, perché per raggiungere la nostra destinazione mi è bastato ripercorrere i 18 km che facevo ogni domenica da bambino. E se qualcuno vi dice che la domenica perfetta non esiste, probabilmente non ha ancora mai vissuto quello che vi sto per raccontare. Una bella spausia son verità e hai sempre premura di schiappare Alziati ti parla birra col paesano Se che stanno odore poesia. Spesso, per apprezzare un qualcosa che per molto tempo avevi dato per scontato, devi perderlo. L'ho realizzato quando mi sono trasferito a Verona. Molte di queste cose che ho riapprezzato con il tempo sono racchiuse proprio in questo video. Il Friuli, la mia compagnia e le domeniche allo stadio. E di domeniche allo stadio ne ho fatte parecchie anche durante i miei anni a Verona. Ma con lo spirito che c'è qua in Friuli, neanche mezza. Siamo nel pre-partita di Udinese-Monza. Ci sono voluti 26 anni per cui riuscissi a ottenere un accesso per la curva dell'Udinese o per il bordo campo, il che mi fa particolarmente un po' emozionare perché io di fatto ho fatto 10 anni di abbonamento. Sono stato prima abbonato nei distinti quando c'era il vecchio stadio Friuli, poi quando hanno cominciato a costruire la Dacia Arena mi sono spostato in tribuna e poi vabbè ho abbandonato perché ho cominciato a giocare io, quindi la domenica era occupata e non potevo vedere l'Udinese, ma mio papà è abbonato qua in curva che mio padre frequenta ormai ogni domenica, ma non posso dire lo stesso per il tradizionale pre-partita e terzo tempo che avvengono al di fuori dello stadio. Forse momenti che per un friulano sono quasi più rilevanti degli stessi 90 minuti. Ma per capire il motivo bisognava andare nei parcheggi dove a 3 ore dal fischio d'inizio la situazione era questa. Immaginate un parcheggio immenso costellato di persone di qualsiasi età che invece di arrivare 40 minuti prima del fischio d'inizio si ritrovano a 3 ore dalla partita, portando tutto l'occorrente per imbastire delle vere e proprie sagre. Una tradizione che unisce lato calcistico a cibo ed ospitalità da ormai tempo immemore. Da quanti anni c'è questa tradizione? Da sempre. Guarda, Guarda, qua c'è un bel orgoglio. Guarda lì la griglia, le bombole, è una cosa seria. Ma tra quanto parte? Ma dopo, devi venire. Ah, dopo terzo tempo, no? Adesso è un aperitivo, diciamo. Aperitivo e terzo tempo che non vengono fatti solo in casa, ma organizzati in maniera clamorosa in tutte le trasferte organizzate dai tifosi friulani, tanto dall'essere ricordate anche dalle tifoserie avversarie. Lo striscione dell'Udinese da una parte e lo striscione del Milan dall'altra. Arrivavano lì e ci guardavano come dire, ma che cacchio sono? Comunque abbiamo fatto un circo della Madonna lì. Griglie fuori, iris. ci guardavano come dire, ma come? Ci passavano vicino, ma cosa fate? E poi dopo avevamo roba dietro che avanzava, no? Cacchio, dovevi tornare indietro con tutta la roba. Ci siamo fermati in un grill vicino a Padova, da quelle parti lì, per finire il tutto. E non è capitata il pullman dell'Udinese dopo, anche con la squadra, no? Si è fermata anche loro a far circo dopo lì, no? Là c'è il camper, altro circo anche loro là. Sì? Sì. Dopo qui ci sono altri, vedi che lo fanno anche lì fuori. Sì, è pieno. E tra tutti questi gruppi sparsi nei parcheggi c'era anche parte della mia compagnia storica. Compagnia organizzata piuttosto bene. Musica, salame, frico, griglia, salsiccia. qualche fusto di birra? Due per iniziare prima della partita, poi quello che avanza. Per iniziare. Quello si vedrà dopo. Allora qui abbiamo il cuoco chiaramente che ha fatto il frico. E non un cuoco così per modo di dire, ma un vero e proprio chef. Niente, siamo portati avanti un po' con il lavoro, abbiamo preparato già ieri in modo solo oggi da scaldarlo. Abbiamo patate, cipolla e formaggio montadio. Salviamo solo brevemente in modo tale che sia servibile a tutti subito. Un'organizzazione incredibile in un ambiente difficile da trovare altrove, che tra l'altro ha colpito particolarmente anche Lorenz, che da Pesaro era venuto a darmi una mano per le riprese. Proprio da esterno è bellissimo vedere come appunto anche voi con la famiglia e tutto quanto, vedere un ambiente comunque sano. Assolutamente, qua si sta bene, ci troviamo prima e diventa una festa non solo la partita ma proprio tutta la giornata, insomma. Incentiva anche di più appunto a portare anche i bambini allo stadio, giustamente. Sì, perché l'ambiente lo permette e i bambini sono loro che spingono per venire. È
un ambiente top. Ti dico, io da esterno, ambiente che non mi aspettavo, sono preso benissimo. È una figata. Una figata, una figata. Ma vedrai dentro e poi al di là della bellezza dello stadio anche la tranquillità dell'ambiente. A Udine ho visto più di 200 partite e per questo ci tengo a dire due cose prima di portarvi con me in curva in questo video qua. La prima è che in 26 anni non ho mai visto l'Udinese andare in Serie B. L'ho sempre trovata nella massima serie del campionato italiano e questa per una città di 100.000 abitanti è un orgoglio e anche vanno riconosciuti i grandi meriti alla società e alla gestione di una società che rimane anche con i bilanci a posto, in ordine, senza rischi di fallimenti, che al giorno d'oggi non è poco anche per società storiche. E la seconda è che nel 2005 l'Udinese è stata la prima squadra a togliere le barriere tra tifosi e campo. Questo anche perché a Udine di problemi legati all'ordine pubblico non ci sono praticamente mai stati. Come vi ho detto, ho visto più di 200 partite, ho visto tutte le partite della Champions League, Europa League, Coppa UEFA, quando si chiamava ancora Coppa UEFA, vedendo tifoserie come Lech Poznan, PAOK Salonicco, tifoserie caldissime, non creare nessun problema, tranne una tifoseria che in maniera ricorrente ogni volta che veniva a Udine creava problemi, ovvero alcuni tifosi del Napoli. Mi ricordo nel 2010 che avevo proprio questo timore di poi andare a vedere le partite da lì in poi, perché avevo sentito che c'erano stati gli accoltellamenti nei bar fuori dallo stadio, scontri tra ultras, e soprattutto perché quando andavo nei distinti dove io avevo l'abbonamento, l'unica tifoseria che occupava lo stadio e non esultava per la propria squadra ma ti veniva a esultare in faccia proprio per sbeffeggiarti a casa tua erano quelli del Napoli. E voglio parlare di questa cosa qua, soprattutto dopo quello che è successo nella festa scudetto, dopo che la tifoseria dell'Udinese è stata dipinta come una tifoseria di animali, violenta e quant'altro, dicendo semplicemente che il problema legato a quella che è stata la festa scudetto del Napoli, per me ha semplicemente un colpevole, che non sono di fatto nessuna delle due tifoserie, che è chi ha permesso tutto questo. Sono stato a Genova, nel prossimo video che vedrete, un video incredibile in cui ho documentato la promozione in Serie A del Genoa, che nel loro stadio, con 99% dei tifosi di casa, non hanno fatto invasione perché semplicemente non gli è stato permesso dalle forze dell'ordine. Questura, polizia, chi di dovere, non lo so, ma come è stato permesso che una tifoseria rivale, in cui ci sono stati problemi in passati, sia riuscita ad arrivare fino sotto la curva nord a sfottere i tifosi di casa, che poi inevitabilmente hanno reagito. Poi sì, la violenza va condannata e tutte le cose belle che si dicono ogni volta, ma io il focus lo sposterei su altre persone. Chi ha permesso tutto questo? Concludo dicendo che la vera tifoseria dell'Udinese e lo spirito friulano è quello che in parte si vede in questo video e che in parte non si vede, perché la tifoseria dell'Udinese è una tifoseria silenziosa, che sta nel suo, non rompe le palle a nessuno, educata, ospitale, con chi merita di aver rispetto. Sana, ti diverti e tifi senza essere per forza super teso. È bello proprio per quello, no? È un clima bello gassato, ma con i suoi equilibri. Mi ricorda un po' di quelle vibes inglesi, anche se diverse. Però a livello di godimento dello spettacolo è quella roba lì. Il fatto di essere vicino al campo, vivi i giocatori molto da vicino, vivi la tifoseria, sei con amici, tutti questi fattori messi insieme, cioè danno veramente delle vibe belle, ti godi lo spettacolo al di là di tutto. Le prime impressioni di Lore sono infatti la conseguenza di una curva nord che negli anni ha visto un cambiamento importante, passando dall'essere per lo più formata da ultras nel vecchio stadio Friuli ad avere un mix un po' più bilanciato tra persone normali e tifo organizzato nella Dacia Arena di oggi, dove il tifo organizzato si trova principalmente nella zona centrale della curva dietro la porta, e dove saremo andati anche noi il secondo tempo. 1-0, speriamo tenga, anche perché ci vogliamo fare il terzo tempo nella zona dei bar che poi diventa infuocato.
speriamo. Quando sei un tifoso dell'Udinese spesso sei consapevole che ogni stagione sportiva potrebbe essere insipida, fatta di metà classifiche, di quelle paure estive quando vedi i tuoi nuovi idoli che vengono accostati a grandi club non appena ti eri fatto mettere il loro nome sulla maglietta. Ma sai anche che i giocatori vanno e vengono, e tifare Udinese forse non è la scelta più facile all'inizio, ma alla lunga è sicuramente quella che ti renderà più orgoglioso. Fradi di complice mucca una bella spausia son verità e hai sempre premura di schiappare bagliati ti parla birra col paese. La partita è finita 2-2, ci ha salvato questo rigore di Beto all'ultimo. Però qua si torna a fare il terzo tempo, che è la cosa che conta. In curva mi hanno detto che ho un vocabolario abbastanza limitato perché dico troppe volte vibes, e ci hanno anche un po' ragione. Ma qua ci sono un po' di quelle cose lì, quella magia lì, quella magica. E sono quei bei momenti lì, capito? Vieni qua! Cavallo! Vieni qua! Oh! Vieni qua! Vai coi poveri, vai coi poveri. Madre! Vai coi poveri, no? Che ne so, Qua professionismo, vuoi fare? Vai. Anche la tennis per i ragazzi, calda, perché bravi tutti a bere la ghiacciata, I cavalli bevono calda a tennis, ricordi? Vero. Cos'è per voi la domenica sportiva? Sicuramente amicizia, in primis. Passare del tempo in compagnia e passare del tempo a vedere del buon calcio, se si può definire così, e organizzare qualcosa come oggi è molto importante. Condividere, diciamo, questi momenti pre e post partita che sono veramente momenti di incontro, insomma, di felicità. E di bere. Soprattutto quello. Vilacchia, bevi qualcosa? Niente. Ma se ti chiedessi cos'è la domenica sportiva per te, soprattutto qua. Cos'è? Anche perché tu sei un fake tifoso dell'Udinese, ammettilo. Molto fake. È bello stare tra amici, no? Quando si trova tra amici diventa tutto magia. Perché? Perché di sì. Beh, passione, indubbiamente passione, perché quello spinge me a venire allo stadio. Fin da piccolo c'è stata quest'amore e continua tuttora, ed è ciò che mi spinge a venire qua. Poi c'è tutto il contorno che merita. Tutto molto bello. E la cosa assurda è che qua non sembra finire il momento di festa, quindi tutto molto bello. Lo scopo di questo video era farvi vedere una piccola parte del prepartita friulano. Ovviamente ci sarebbero stati altri 1000 personaggi da intervistare e altre 1000 postazioni in cui andare a far festa, ma è stato un po' come portarvi allo stadio con me e la mia vecchia compagnia, in una domenica iniziata alle 9 del mattino e finita 10 ore dopo, tra risate, griglie, birre e anche un po' di calcio. Questa era la tradizionale domenica sportiva friulana. Quando sono in curva no, i brividi mi vengono, perché sto fatto di te, praticabile Diari di bordo, alle 19:30 finisce il terzo tempo. Grazie ragazzi. Grazie ragazzi. Perché tu sei un coglione.